benvenuti da Heavy Metal Heaven. Una nuova stagione al canale riparte da una coraggiosa band saudita e dal suo ultimo esperimento, altrettanto coraggioso ma ben riuscito. Su questo canale abbiamo già parlato degli Al-Namrod e del loro coraggio. Era il giugno del 2022, quando ci occupavamo del mini album Worship the Degenerate. Trovi la recensione qua su. Come dicevamo in quella sede, se suonare metal con temi antireligiosi non crea grossi problemi in Occidente, molto più arduo è farlo se, come loro, si proviene dall'Arabia Saudita, paese in cui questo può portare addirittura a una condanna a morte. Ma del resto, gli Al-Namrud dimostrano il loro spirito anche attraverso i loro dischi. Accade per esempio col loro ultimo lavoro, Al-Aqrab. Uscito lo scorso 9 luglio, dimostra una cesura col passato dei sauditi a livello stilistico. Se la base è rimasta la stessa, un mix di black metal e folk medio orientale, l'equilibrio si è spostato un po' verso la prima componente. Ma il cambiamento più grande è nella direzione generale. La pesantezza tipica del genere, e anche del gruppo in passato, è stata in parte abbandonata a favore dell'atmosfera. In Al-Aqrab, gli Al-Namrud abbracciano un forte ritualismo, tra ritmi lenti, strutture di norma semplici, ripetitivi e toni ieratici, solenni, dal sapore quasi sacro, ma senza che manchino oscurità e malvagità, in un dualismo molto ben impostato. Da questo punto di vista la band araba dimostra una maestria assoluta. Tra assoli di chitarra, fraseggi di cori e tastiere, riff circolari e frazioni del tutto ambient, il complesso funziona bene, anche a dispetto della lentezza con cui la musica fluisce. A ciò fanno eccezione solo Diyar El Ambat, che torna ai canoni più feroci del black metal ma in maniera molto udibile, e la conclusiva Tarif, che invece abbraccia toni quasi trash. Forse vorrebbe essere una sorta di risveglio dopo i toni onirici del disco, ma spezza troppo la magia precedente e risulta perciò il punto più basso di Al-Aqrab. Per fortuna il resto della scaletta è ben più lodevole. Oltre alla già citata Diyar El Anbat, il picco assoluto si rivela Lisan al-Nar, con ottime venature folk e un'atmosfera ancor più rituale che nel resto del disco. Ottime anche Aqarib al-Petra, tortuosa e riflessiva nella sua oscurità, Al-Ghazasina, con ancora qualche influsso più diretto, incastrato però bene nel suo ambiente espanso, e Abu Wab e Dom, dalle tonalità profonde e truci. In altri casi, tuttavia, la natura cerimoniale è anche un difetto per gli Al-Namrud. A volte la loro musica risulta fin troppo ripetitiva o perde di vista il lato musicale, concentrandosi troppo sulle sensazioni evocate. Per fortuna non accade troppo spesso né in maniera troppo incisiva. Anche così Al-Aqrab si rivela un album non solo originale ma anche molto valido. È un esperimento riuscito per quanto riguarda i sauditi, il cui coraggio ha pagato piuttosto bene. Poi è ovvio, se si cercano toni più aggressivi e meno atmosferici, forse bisognerebbe guardare altrove, magari anche nei dischi precedenti degli Al-Namrud. Se però apprezzi black atmosferico e folk, specie nella sua accezione medio orientale, allora questa è un'uscita da non perdere. Voto di Heavy Metal Heaven 82 su 100. Per oggi è tutto. Se ti è piaciuta questa recensione ti invitiamo a mettere like, a commentarla e a condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine vieni a trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono, come sempre, in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.